Mi avete chiesto in tantissime borse all'uncinetto in raffia ed oggi vi do il benvenuto in un nuovo episodio di Voi chiedete io uncinetto. Voi chiedete io uncinetto, ogni punto per voi. Ciao a tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi andiamo a realizzare insieme la borsa Cecilia, ovvero questo progetto qui facilissimo e velocissimo da realizzare, realizzato interamente in raffia proprio come mi avete richiesto voi. È un progetto semplicissimo, ho lavorato tutto in raffia tranne per la base, ho utilizzato una base pronta, lavorazione a punto ventaglietti che con questa raffia tutta sfumata è veramente delizioso. Infatti per realizzare questa borsa ho utilizzato la nuovissima raffia silk di Hobby Perline e se di solito evitate la raffia perché come me la odiate, questa ve la farà amare perché proprio dal nome silk, in italiano seta, è piacevolissima da lavorare, è super scorrevole, quindi ve la straconsiglio perché così potrete finalmente realizzare le vostre borse in raffia se come me l'avete sempre un po' evitata, perché io in realtà non amo molto la raffia proprio perché di solito è molto rigida. Questa è super scorrevole e morbidissima, infatti la borsa l'ho realizzata con una volata. Se volete realizzare proprio tutta la borsa così com'è trovate il kit e materiali completo sul sito hobbyperline.com. Io ho anche inserito questa decorazione qui, questo fiocchetto dorato, ovviamente potete anche evitarlo. Progetto completamente personalizzabile sia nel filato, quindi se volete magari utilizzare un altro filato, sia nelle dimensioni perché potete farla più grande, quindi utilizzare una base più grande oppure più grande in altezza, quindi aumentare il numero di giri, oppure più piccola, quindi cambiando la base, utilizzandone una un po' più piccola. Potete realizzare anche la base all'uncinetto, vi basterà prendere un gomitolino di raffia in più. All'interno non l'ho foderata al momento, ma nella in alto, da uno di questi due lati, troverete il mio tutorial dedicato alla fodera per principianti, quindi il metodo che utilizzo di solito io. Per quanto riguarda la chiusura non vi ho detto nulla, ma potete mettere un bottone magnetico proprio al centro della borsa, ci sta benissimo, è facilissimo da applicare, veloce, quindi vi consiglio quello. Comunque non ci dilunghiamo troppo, se cercate schemi scritti e versioni per mancini le trovate sul mio blog katieandmade.com. Ora vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto facile, veloce, perfetto anche se siete principianti e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto utilizzerò la raffia silk di Hobby Perline, il quantitativo preciso ve lo lascerò indicato qui in alto. Utilizzerò una base rettangolare 22x10, applicherò una decorazione con alette, io ho scelto questo fiocchetto, uncinetto numero 4 e uncinetto numero 5, marcapunti ago da lana e siamo pronti per partire con il tutorial di oggi. Partiremo dalla base, ci agganceremo sul lato più corto al centro, quindi ci prendiamo la nostra raffia o il filato che volete utilizzare, lasciamo la codina finale un po' più lunga e andiamo a fare un cappietto. A questo punto ci andiamo ad agganciare nel foro del lato più corto, in questo modo entriamo. Prendiamo il filo e ce lo portiamo all'esterno, facciamo una catenella che sostituirà la prima maglia bassa e procediamo lavorando una seconda maglia bassa all'interno dello stesso punto. In questo modo andremo a lavorare 2 maglie basse anche nel punto successivo, quindi ci inseriamo nel foro successivo e lavoriamo una maglia bassa e la seconda maglia bassa. Nel foro che si trova nell'angolo e in ogni foro che si trova nell'angolo andremo a lavorare un aumento. All'interno di questi fori lavoreremo 4 maglie basse, quindi una, 2, 3 e 4 in questo modo. Ora passo ai fori successivi,
quindi in tutti questi fori qui lavoreremo 2 maglie basse. Quando arriviamo nell'angolo ripeteremo lo stesso procedimento, quindi lavoreremo 4 maglie basse. 4 maglie basse andranno lavorate in ogni foro che si trova nell'angolo, mentre negli altri fori lavoreremo 2 maglie basse. Procediamo quindi con il nostro giro di rifinitura della base. Devo terminare il mio giro, devo lavorare l'ultimo foro, faccio una maglia bassa e la seconda devo chiuderla con la codina che ho lasciato più lunga all'inizio, quindi rientro nello stesso foro, prendo il filo e tiro fuori, ma vado a chiudere con questo filo. Lo tiro fuori in questo modo e vado a chiudere con asola di chiusura. In questo modo non creerò lo scalino e farò una chiusura perfetta del giro. Quindi ci inseriamo in questo punto qui che vediamo e poi rientriamo nell'ultimo punto lavorato in questo modo al centro. Ci andiamo a nascondere il filo sul retro, ma guardate la chiusura perfetta. Ora dobbiamo riprendere con la lavorazione, ci inseriamo nel punto corrispondente a dove abbiamo il filo, ci inseriamo nel punto prendendo solo la metà catenella esterna, prendiamo il filo e facciamo una catenella. Questa fungerà da prima maglia bassa in costa retro, ci inseriamo nel punto successivo sempre prendendo solo la metà catenella esterna e lavoriamo una maglia bassa e lavoreremo una maglia bassa in ogni punto. Nel caso fosse necessario possiamo anche andare a fare degli aumenti negli angoli. Vi consiglio di farli nei 2 punti centrali. Qui negli angoli abbiamo 4 punti, 1 2 3 4. Gli aumenti potete farli in questi 2. Ora ve lo faccio vedere così facciamo anche gli aumenti. Quindi qui abbiamo l'aumento, i 4 punti, 1 2 3 4. Nel primo facciamo una maglia bassa normale, negli altri 2, quindi in quelli centrali, lavoriamo 2 maglie basse, quindi mi inserisco nel secondo e lavoro una e 2 maglie basse, mi inserisco nel successivo e lavoro 2 maglie basse e poi nel punto successivo lavoro una maglia bassa normale sola, poi procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante, quindi normalmente, e quando arriviamo nell'altro angolo ripetiamo lo stesso procedimento, quindi in ogni angolo facciamo 2 aumenti. Bene, ho terminato la lavorazione del mio giro, quindi ora lo vado a chiudere con chiusura invisibile. Alzo la solina, mi inserisco nel primo punto dall'interno verso l'esterno, prendo la solina e la porto all'interno, poi vado ad inserirmi alla base di questa solina, all'interno, tiro il filo per chiudere il punto, prendo il filo e faccio una catenella. A questo punto si parte con la lavorazione del corpo borsa, che io ho deciso di lavorare appunto ventaglietti, però potete scegliere la lavorazione che più vi piace, potete anche procedere tutto a maglia bassa, maglia alta, mezza maglia alta, insomma scegliete la lavorazione che più vi piace. Quindi io per partire con la lavorazione del punto ventaglietti ho fatto una catenella, che sarebbe questa qui che ho fatto dopo aver chiuso con la chiusura invisibile, aggiungo altre 2 catenelle, quindi queste 3 catenelle fungono da prima maglia alta. All'interno di questo stesso punto vado a lavorare altre 4 maglie alte.
1, 2, 3 e 4. In questo modo, calcolando anche le 3 catenelle iniziali, avremo 5 punti. Ora saltiamo 2 punti di base, 1 e 2, andiamo nel successivo e chiudiamo a maglia bassa in questo modo. Saltiamo di nuovo 2 punti, nel successivo lavoriamo un altro ventaglietto, quindi 5 maglie alte tutte nello stesso punto. 1, 2, 3, 4 e 5. Saltiamo di nuovo 2 punti, 1 e 2, andiamo nel successivo e lavoriamo una maglia bassa. Questo sarà il procedimento, quindi dovremo alternare ventaglietto e maglia bassa. Saltiamo sempre 2 punti, 1 e 2, andiamo nel successivo, adesso lavoriamo il ventaglietto da 5 maglie alte. Poi di nuovo saltiamo 1, 2, andiamo nel successivo e facciamo una maglia bassa. Procediamo così per tutto il giro. Bene, devo ultimare il mio giro, devo saltare 1, 2, devo andare nel successivo e poi mi avanza un punto di troppo, quindi cosa faccio? L'ultima maglia bassa la lavoro in questo modo, entro nel punto, non chiudo, entro anche nel punto successivo, chiudo tutto, così faccio una diminuzione e poi vado a chiudere nella terza catenella delle 3 iniziali con una maglia bassissima, in questo modo. Questo sarà il risultato. Vorrei tenere comunque la lavorazione un po' più morbida, quindi passo dall'uncinetto numero 4 al 5, così tengo tutto più morbido. Ora devo portarmi al centro del ventaglietto, quindi con una maglia bassissima entro nel punto successivo e faccio una maglia bassissima, entro nel punto centrale, quindi nel terzo dei 5. Qui abbiamo le 3 catenelle che fungono da prima maglia alta, qui abbiamo la seconda maglia alta e ci abbiamo fatto la maglia bassissima, questa è la terza. In questo punto andiamo a lavorare una maglia bassa. Ci mettiamo un marcapunti per segnarci questo primo punto, perché potrebbe risultare un po' nascosto, ed ora procediamo alternando le lavorazioni, quindi dove abbiamo la maglia bassa facciamo il ventaglietto, dove abbiamo il ventaglietto facciamo la maglia bassa nel punto centrale, come abbiamo appena fatto. Quindi qui abbiamo la maglia bassa, all'interno andiamo a lavorarci il ventaglietto da 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5, in questo modo. Ora qui abbiamo il ventaglietto, contiamo 1, 2, 3, nella terza facciamo una maglia bassa al di sopra, in questo modo. Poi saltiamo questi punti, andiamo nella maglia bassa e ripetiamo, facciamo il ventaglietto da 5 maglie alte, e poi di nuovo una maglia bassa nella terza maglia alta delle 5. Questo sarà il risultato che otterremo, continuiamo così per tutto il giro fino al marcapunti.
Terminato il giro, terminato con l'ultimo ventaglietto, devo andare a chiudere con una maglia bassissima esattamente nella maglia bassa, quindi quella dove abbiamo messo il marcapunti. Ci inseriamo e facciamo una maglia bassissima in questo modo. A questo punto dovremo ripartire. Trovandoci sulla maglia bassa dovremo fare il ventaglietto, quindi semplicemente facciamo 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta più 4 maglie alte sempre nello stesso punto. Una, 2, 3 e 4. Quindi questo è il primo ventaglietto e la partenza del giro, poi si procede alternando ventaglietto sulla maglia bassa sulla terza maglia alta del ventaglietto successivo sottostante. In questo caso non vado a mettere il marcapunti perché il punto iniziale è molto evidente, lo faccio solo sulla maglia bassa. Quindi ora procedo, vado ad inserirmi nella terza maglia alta delle 5, quindi 1, 2, 3, mi inserisco e faccio la maglia bassa, poi sulla maglia bassa successiva faccio il ventaglietto, sul ventaglietto successivo faccio la maglia bassa e procederò così per tutto il giro e per tutti i giri successivi, ovviamente alternando l'inizio come abbiamo fatto finora. Qui in alto vi lascio indicato il numero totale di giri insieme alla misura in centimetri, che sarà l'altezza effettiva che potete comunque modificare. Quindi raggiungiamo l'altezza desiderata e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Bene, ho ultimato il mio corpo borsa, ho lavorato 15 giri totali appunto ventaglietto ed ho raggiunto un'altezza totale di circa 23 centimetri. Quindi io mi fermerò qui con il corpo borsa, ma se volete fare una borsa più alta potete tranquillamente aumentare il numero di giri. Ho già tagliato il filo perché mi fermerò proprio qui con tutta la lavorazione della borsa. Ovviamente dobbiamo realizzare i manici, quindi ho fatto l'ultimo giro ed ho concluso con l'ultima maglia bassa. Quindi ora tiro fuori il filo e vado a chiudere con asola di chiusura. Per fare l'asola di chiusura ci inseriamo in questo punto qui, quindi dopo le 3 catenelle, e poi ci andiamo a reinserire nell'ultimo punto lavorato, quindi dove c'è la maglia bassa. In questo modo poi si va a bloccare il filo attraverso le maglie quindi a questo punto ci andiamo a realizzare i 2 manici, quindi ci facciamo un cappietto. Sto utilizzando l'uncinetto numero 5, quindi quello che ho utilizzato per tutto il corpo borsa, e mi vado ad avviare il numero di catenelle che trovate indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Ovviamente il numero di catenelle potete modificarlo tranquillamente in base alla lunghezza che volete dare ai vostri manici e all'utilizzo che volete farne della borsa. Quindi se volete una borsa da indossare a mano farete dei manici più corti, se volete una borsa da indossare a spalla farete dei manici più lunghi. Il numero di catenelle è indifferente, quindi pari o dispari che sia non fa differenza. L'importante è che comunque aggiungiate alla misura in centimetri che volete ottenere altri centimetri, perché comunque i manici andranno cuciti più in basso rispetto al corpo borsa, quindi calcolate anche quelle misure in più che ci occorreranno per cucire. Io ho valutato circa 3-4 centimetri in più per estremità, quindi lavoriamo le nostre catenelle e poi vediamo come procedere.
Bene, io ho lavorato 65 catenelle che corrispondono all'incirca a 50 cm, quindi calcolando più o meno anche la parte che andrà cucita al di sotto del corpo borsa, più o meno avrò un manico di circa 40-42 cm. A questo punto quindi partiamo dalla seconda catenella dall'uncinetto, ci inseriamo, lavoriamo una maglia bassa, ci inseriamo nella solina esterna di questa maglia bassa e lavoriamo un'altra maglia bassa. In questo modo avremo alzato il lavoro e sostituito la prima mezza maglia alta, e procederemo lavorando in ogni catenella sottostante una mezza maglia alta. Potete lavorare anche a maglia bassa o maglia alta, come preferite, è indifferente. Ultimo punto, lavoriamo anche l'ultima catenella. In questo modo ora voltiamo il lavoro e andremo a lavorare un'altra riga di mezza maglia alta, quindi ripartiamo sempre nello stesso modo facendo una maglia bassa nel primo punto, ci inseriamo nella solina esterna di questa maglia bassa e lavoriamo un'altra maglia bassa. In questo modo avremo alzato il lavoro e sostituito la prima mezza maglia alta. Ora procediamo lavorando una mezza maglia alta in ogni punto sottostante fino al termine della riga. Una volta che avremo lavorato le due righe a mezza maglia alta, volendo possiamo farne di più, ma io per ricoprire il cordone che voglio inserire all'interno, perché vorrei inserire della corda all'interno giusto per renderli più rigidi, però volendo potete lasciarli anche senza nulla all'interno, non è importante. Io inserirò questa corda che di solito vendono al metro. E cosa faccio? Senza tagliare il filo vado a ritagliare un pezzo di corda che sia della stessa lunghezza della fascia che ho realizzato, quindi nel mio caso circa 50 cm più o meno. Vado a fare intanto una catenella qui e devo andare a piegare la lavorazione che ho creato e chiudere a maglia bassissima. Quindi cosa faccio? Mi inserisco nel primo punto in questo modo, entro anche nel punto frontale ovviamente e blocco a maglia bassissima. Andrò a cucire la fascetta in questo modo, così diventerà un tubolare e ovviamente all'interno ci farò passare questo cordoncino che ovviamente non è obbligatorio, lo ripeto, e quindi vado a cucire il tutto a maglia bassissima. Volendo potete farlo anche con ago da lana e stesso filato. Ovviamente andando a cucire così a maglia bassissima il lavoro con il tempo non cederà, perché la maglia bassissima in genere tende a stringere molto il lavoro. Quindi vado a cucire tutto il mio manico in questo modo. Ok, devo chiudere l'ultimo punto, ovviamente ho incorporato all'interno il cordone. Faccio una catenella di sicurezza, avremo terminato, quindi ora in questo caso mi lascio il filo un po' più lungo perché lo utilizzerò per andare a cucire questa parte del manico, poi ovviamente per l'altra estremità la vado a cucire con un altro pezzo di filo, ma intanto qui ne lascio un po' e nulla, dobbiamo andare a ripetere lo stesso procedimento anche per l'altro manico. Una volta creati entrambi i manici, adesso dobbiamo andarli a cucire. Per definire la zona vi consiglio di fare questo: portiamo il fondo in questo modo, lo pieghiamo e ci regoliamo esattamente con i fori del fondo, così non ci sbagliamo. Diciamo che le piegature io le voglio far capitare esattamente in questa zona, quindi tiro una linea immaginaria e proprio in questo punto mi vado a posizionare il marcapunti, così so che qui devo fare la piegatura.
Ovviamente farò lo stesso anche sull'altro lato, quindi se qui ho preso in considerazione 2 fori subito dopo l'angolo, faccio lo stesso anche su questo lato. Questi sono i 2 fori, tiro la linea e corrisponderà sempre alla maglia bassa. Metto il marcapunti, quindi intanto qui ci siamo definite la zona e facciamo lo stesso anche sull'altro lato. Giriamo il lavoro, pieghiamo la base da questo lato e ripetiamo lo stesso procedimento. Prendiamo sempre in considerazione i 2 fori subito dopo l'angolo, quindi esattamente questi qui, come potete vedere corrisponde sempre allo stesso punto e nel mio caso c'è la maglia bassa. Mettiamo il marcapunti anche qui e facciamo lo stesso anche sull'altro lato. Ok, a questo punto possiamo procedere con la cucitura dei nostri manici. Dunque un manico l'ho già cucito, ora l'altro lo cuciremo insieme, quindi giriamo il lavoro e partiamo ovviamente dall'estremità dove abbiamo già il filo. Come vi avevo detto va inserito in basso, quindi portiamo circa 4-5 cm un po' più giù. Mi porto un attimino il filo un po' più sopra e lo vado a posizionare esattamente dove ho il marcapunti, in questo modo. Poi prendo i 2 ventagli e abbraccio proprio il manico in questo modo. Devo andare a cucire intorno al manico, quindi con il filo mi ritrovo sul manico, io entro nel punto dove ho il ventaglietto, passo anche sull'altro lato e vado intanto a chiudere il punto sul retro, vedete? In questo modo, e poi inizio a fare delle cuciture dei punti cercando di prendere comunque anche qualche maglia sul manico in modo da fissarlo per bene. Quando sono soddisfatta ritorno indietro, quindi mi porto sul bordo questo sarà il risultato che otterrò. Il manico è ben saldo, quindi vado a bloccarmi il filo all'interno con qualche nodino. Mi raccomando, bloccatelo per bene, soprattutto se utilizzate comunque la rafia. Ed ora per cucire l'altra estremità vado a bloccare un pezzo di filo sul bordo, quindi mi faccio un nodino e devo andare a cucire l'altra estremità. Ovviamente, avendo cucito già un manico, devo regolarmi con la misura e quindi cercare di ottenere la stessa misura. Fatto questo, andiamo a ripetere lo stesso procedimento, quindi abbracciamo con i 2 ventaglietti l'estremità del manico, andiamo a bloccare innanzitutto i 2 punti sul retro, quindi quelli del ventaglietto, in questo modo, e poi iniziamo a cucire lungo l'estremità abbracciandola. Prendiamo sempre anche le maglie che abbiamo sul manico e questo sarà il risultato una volta applicati i manici. A questo punto, come vi avevo detto all'inizio, metterò un fiocchettino qui per abbellirla e utilizzerò questo già bello e pronto con le alette che inserirò al centro in questo modo. Non so se metterlo più basso, magari qui,
e poi semplicemente si vanno a piegare le alette verso l'interno. In questo modo, questo sarà il risultato. Ovviamente la borsa va foderata. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vorreste vedere il procedimento della fodera per quanto riguarda questa borsa, tanto comunque in ogni caso devo foderarla, ma non lo farò in questo video, ma comunque troverete linkato nel box informazioni qui in basso, nella qui in alto, il mio tutorial dedicato alla fodera per principianti, quindi il metodo che utilizzo io e che molto probabilmente utilizzerò anche per questo progetto. Comunque questo è il risultato finale, sono molto soddisfatta, è una borsa molto semplice ma allo stesso tempo particolare, il tutto dato anche dalle sfumature di questa raffia spettacolare. Io in genere, come vi ho già detto, odio la raffia, ma questa si lavora divinamente, è morbidissima e piacevolissima da lavorare, quindi ve la consiglio. E per realizzare comunque una borsa di medie dimensioni ci sono voluti solamente 3 gomitolini da 40 grammi, quindi 120 grammi di raffia. Se volete realizzare anche la base raffia vi basta prenderne 4 e riuscite tranquillamente a farci tutta la borsa. Comunque sul sito Hobby Perline trovate il kit materiali completo. Il progetto di per sé è completamente personalizzabile, potete farlo tutto a maglia semplice, quindi maglia bassa, maglia alta, mezza maglia alta, oppure sbizzarrirvi con i punti di lavorazione. Io in questo caso ho scelto il punto ventaglietto. Anche per quanto riguarda i manici avete libera scelta perché potete lavorarli all'uncinetto come abbiamo fatto in questo caso, oppure applicare dei manici già pronti. Potete applicare anche magari quelli in bambù che secondo me ci starebbero benissimo. Comunque in ogni caso fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e se la realizzereste. Se siete alla ricerca ovviamente di schemi schetti e versione per mancini li trovate sul mio blog katyandmade.com. Continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi anteprime e novità, ne arriveranno tantissime. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche in questo progetto, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!